Ok, allora il mio passaggio da Roma a Milano avviene nel 2008 e in realtà per caso, nel senso che io dovevo restare a Milano soltanto 6 mesi per uno stage e poi da lì invece sono successe un sacco di cose tra virgolette positive che mi hanno tenuta in realtà qui per 5 anni. 5 anni in cui si è sviluppata tutta la mia carriera, in cui è nata anche la mia passione per il marketing, quindi Milano mi ha fatto innamorare del marketing e ho fatto un master al Sole 24 Ore, marketing e comunicazione, e poi da lì ho lavorato per un breve periodo nella moda e poi è arrivata l'esperienza più significativa, quella in Microsoft come product manager. E come ho trovato Milano? L'ho trovata una città molto vibrant, un termine inglese però che diciamo funziona, nel senso che succedono sempre un sacco di cose a Milano, è molto piccola, molto concentrata e fare network nel modo giusto è possibile, questa è probabilmente la cosa che mi piace di più. In più l'ho trovata rispetto a Roma molto internazionale, l'ho trovata anche in certo qual modo multiculturale, nel senso che magari non ci sono persone provenienti da tutto il mondo come Londra, però ci sono persone provenienti da tutte le parti d'Italia, comunque anche l'Italia è molto variegata dal punto di vista culturale, come sappiamo, quindi bello. Poi succedono sempre un sacco di cose, c'è la Design Week, la Fashion Week, che comunque seguirle almeno per 2 o 3 anni di seguito, poi magari diventa un po' routine, però seguirle 2 o 3 anni di seguito secondo me è una bella esperienza, quindi molto positiva su Milano. Nasce a Milano anche quello un po' per caso, nel senso che io appunto vengo dal marketing di prodotto, quindi comunque non facevo assolutamente marketing digitale, anzi facevo marketing per gli store, quindi per i negozi in tutta Italia, per cui cose molto tra virgolette cartacee, se così vogliamo dire, però nel 2012 a un certo punto capisco che c'è una tendenza del mercato verso qualcosa di nuovo, quindi social media, ho cominciato a vedere che c'era questa cosa qui e allora ho detto ma voglio saperne banalmente di più, quindi ho fatto un corso serale di Evolution Marketing e Social Media allo IED in cui ho imparato cosa fossero social media, come si apre un blog, la piattaforma e quant'altro, e allora ho detto per mettere in pratica quello che sto imparando apro un blog, ma mai avrei potuto immaginare back in time che sarebbe diventato un lavoro o qualcosa che avrebbe generato lavoro, questo assolutamente no, quindi lo apro, però era un po' diverso da quello che vedete oggi, nel senso che la prima release l'avevo fatta io su WordPress.com, quindi chiaramente non c'era niente di grafica o niente e ho iniziato così, ma più che altro perché ho detto mi piace tanto, la moda mi piace, comunque avevo lavorato nella moda perché ho lavorato per Roberto Cavalli prima e per Privalia poi, quando Privalia era ancora una start-up tra l'altro, e poi mi è sempre piaciuto anche il lifestyle, quindi andare in giro per ristoranti, locali trendy, e allora ho detto vabbè, proviamo, insomma apriamo questo blog, scrivo di queste cose. Dal blog sono iniziati a nascere tutta una serie di contatti e di network utili a tutta una serie di cose che poi ho sviluppato, quindi a un certo punto hanno iniziato a venirmi un po' di idee su come promuovere il blog in maniera un pochino più professionale, anche se ripeto non volevo veramente farlo diventare il mio lavoro, però mi erano venute delle idee e allora ho iniziato ad organizzare eventi fashion, quindi organizzavo questi eventi che erano molto Sex and the City style, cioè facevo l'aperitivo in store, quindi avevo degli accordi con delle boutique quelle boutique piccole ma carine di Milano, dove tenevamo aperto il negozio dalle 7:30 in poi, quindi si faceva un aperitivo in store e poi dopo aver visto la collezione avevo fatto l'aperitivo lì, dove comunque mettevo sempre un po' il mio brand, nel senso che davo i cupcake in regalo, oppure facevo delle cose un po' miste con spettacolo di burlesque, cupcake, cioè c'era sempre un po' un tema che ruotava intorno al tema cupcake, quindi questa è la prima parte della serata. Poi le ragazze le portavo al Gios Cavalli, al Diana Majestic, quindi si continuava poi la serata proprio come un gruppo insomma femminile, Sex and the City. Quindi così diciamo è iniziata un po' ad aumentare tra virgolette la mia influenza e anche la visibilità del mio blog. Quindi, però poi che succede? Qui eravamo nel 2013, quindi questo era 2012-2013 mi trasferisco a Londra, quindi quando Mashable mi ha contattata perché mi ha intercettata online vedendo tutte queste cose qui, io in realtà ero già a Londra, quindi quando Mashable mi ha chiesto se volessi provare ad organizzare Mashable Social Media Day, io ero già fisicamente lì e stavo per dire di no, perché ho detto organizzo una roba
da lontano, poi mi avevano dato veramente poco tempo, 30 giorni, perché in America chiaramente hanno tempi diversi dai nostri, e quindi sì, cioè avevo poco tempo, quindi stavo per dire di no. E poi invece ho detto, ma vabbè, il seguito ce l'ho, le conoscenze ce l'ho, proviamo. E con un team di altre 3 persone che poi vabbè si sono un po' perse, diciamo, negli anni, questo può capitare, abbiamo deciso di organizzare la prima edizione. Quindi prima edizione, ti dico i numeri, poi chiudo qui, abbiamo avuto 150 persone, l'evento era di un giorno gratuito, abbiamo avuto circa 20 relatori e comunque siamo stati nei trending topic nazionali di Twitter. Non avevo budget, quindi non ho potuto fare un sito, avevamo solo l'account Twitter e l'account Facebook, nemmeno Instagram, e quindi tutto è successo grazie a Eventbrite e creazione di evento Facebook e visibilità sui social media, basta. E comunque 150 persone abbiamo questa prima edizione. Ho scelto Londra perché io in realtà il mio amore per Londra nasce nel 2002, quando io ci sono stata per la prima volta, avevo quindi 22 anni e io facevo danza, quindi poi a un certo punto ho iniziato a studiare musical, quindi danza, canto e recitazione, e la mia scuola di Roma, che era il centro studi musical di Franco Miseria, era gemellata con una scuola inglese, quindi sono andata lì per una summer school e mi sono proprio innamorata della città, quindi ho detto io qui ci voglio tornare per un tempo più lungo. Nel 2005 ci torno per un anno per fare un corso di inglese business applicato alle situazioni del management, quindi sostanza studiavo inglese, facevo una simulazione di meeting, negoziazioni, quindi con uno stampo un po' manageriale. Allo stesso tempo ho fatto uno stage in un'azienda, quindi il mio, diciamo, rapporto con Londra per un anno c'è stato già tra il 2005 e il 2006, poi sono rientrata in Italia perché teoricamente dovevo sposarmi, ho deciso di no, e poi avevo un contratto, il famoso contratto a tempo indeterminato in HP, quindi avevo preso un'aspettativa per formazione di un anno e poi teoricamente dovevo rientrare. E quindi sono rientrata, poi infatti quando sono venuta a Milano, ecco perché dovevano essere 6 mesi, perché la mia idea era quella di fare questa esperienza, la prima esperienza che ho fatto a Milano e poi tornare a Londra, però poi con tutte le cose belle che sono successe a Milano sono rimasta a Milano, tra cui poi ho comprato casa e quant'altro, e però Londra mi era sempre rimasta nel cuore, io dicevo io di lungo termine comunque voglio vivere lì. E allora nel 2013 di nuovo cambio tutto, lascio il contratto a tempo indeterminato in Microsoft e decido di spostarmi a Londra senza niente, e poi alla fine adesso ormai sono quasi 5 anni e sono successe comunque tante cose belle lì, sia dal punto di vista della carriera sia dal punto di vista di quello che sono riuscita a costruire dal punto di vista imprenditoriale. Ovviamente in questi anni utilizzare il brand Mashable per me strategicamente è servito perché ha dato, come dire, prestigio a qualcosa che comunque io ho creato da zero, quindi mi ha aiutato a farlo crescere, ed è il social media è sempre stato, diciamo, il topic centrale dell'evento. Negli anni io stessa come professionista sono cresciuta molto anche dal punto di vista di quello che è l'innovazione, i trend tecnologici e quello che è l'imprenditoria, quindi diciamo che mi sono interessata a dei temi anche diversi e quindi ho voluto inserirli all'interno dell'evento. Quest'anno ho introdotto anche un nuovo logo e un nuovo nome, proprio perché credo che tra virgolette la fama e il successo dell'evento oramai sia abbastanza grande per potersi allargare, per poter raccogliere sotto il suo ombrello non solo social media ma anche digitale, inteso però come digital transformation, come digital marketing a 360 gradi, perché qua lo dico e qua lo nego, anzi non lo nego, ma da professionista e da marketing manager so perfettamente che il social media di per sé non genera risultati importanti sulle vendite se non è inserito all'interno di una strategia digitale più a 360 gradi. Quindi l'obiettivo con questo evento è quello di dare degli strumenti ai professionisti come me o anche a chi si vuole aggiornare, che possano abbracciare non solo il social ma tutto quello che è la trasformazione digitale. La parte tecnologica è un altro pezzo molto importante e qui entriamo nel tema innovazione. Per me innovazione vuol dire cambiare i processi, cambiare il modo di fare le cose, rendere una strategia molto più efficiente, e per fare questo
ci vuole spesso anche la tecnologia, cioè non è solo una questione di strategia, non è una questione di sito, non è una questione di come uso social media, ma anche tecnologicamente cosa riesco a fare, cioè l'artificial intelligence, cioè avere un team magari come me, avere un team che si trova in altre parti del mondo può aprire, cioè la tecnologia te lo permette e secondo me molte aziende dovrebbero farlo, perché ti dà la possibilità magari banalmente di utilizzare un professionista più preparato, ne dico una ma ce ne sono tante altre che potrei fare degli esempi, però utilizzare un professionista più preparato che magari sta da un'altra parte, ok? Con la tecnologia, come anche dire ottimizzo i processi interni cambiando gli strumenti tecnologici che uso, ecco perché molti degli speech anche verteranno su questo, quindi si parlerà di IoT, si parlerà di big data, di artificial intelligence inteso anche come nel marketing come chatbot, quant'altro. Quindi questo è la mia, tra virgolette, missione, proprio perché voglio portare qualcosa che sia nuovo, che sia innovativo, che sia diverso, che non sia il solito evento social. La prima novità è che abbiamo raccolto il feedback che ci è arrivato l'anno scorso di una presenza eccessiva, diciamo, di uomini all'interno del panorama relatori. Infatti l'anno scorso abbiamo avuto addirittura una tavola rotonda gestita, quindi moderatore e relatori tutti uomini, quindi quest'anno abbiamo voluto, ovviamente fa piacere anche a me che sono imprenditrice donna con tanti, che lavora con tanti uomini, abbiamo voluto avere molte donne tra le relatrici, quindi questo sicuramente è una novità. La seconda novità è che abbiamo deciso di dedicare molto più spazio al networking, quindi sia a livello proprio fisico, nel senso che ci sarà uno spazio dedicato a questi momenti di networking e anche organizzato meglio, nel senso che c'è la piattaforma iMerge attraverso la quale tutti i partecipanti si potranno registrare pre-evento e scegliere relatori, consulenti di digital marketing, altri partecipanti di interesse che vogliono incontrare e quindi fissare il loro appuntamento prima dell'evento, così all'evento sanno già che hanno quella mezz'ora, 45 minuti in cui nell'area dedicata potranno sedersi e sviluppare, diciamo, una parte di networking. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo creato un'area food truck, quindi ci saranno 5 food truck nell'area di Talent Garden, proprio perché abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i partecipanti di mangiare, avere prima pausa caffè, poter avere dessert, quello che vogliono in qualunque momento della 3 giorni, perché comunque 3 giorni sono lunghi, ci sono tante cose da fare e abbiamo voluto evitare code o comunque dare la possibilità a tutti di gestire il proprio tempo come preferiscono. Inoltre c'è il discorso party, quindi il 21 dalle 22 fino all'1:30 di notte ci sarà la musica, toglieremo le sedie, quindi il lab di Talent Garden si trasformerà in un party in cui ci divertiremo, in cui Coca-Cola ci fornirà un sacco di soft drink gratuiti per i partecipanti, quindi Coca-Cola, Fanta, Acqualiria, insomma tutto ciò che è del brand Coca-Cola, cornetti Algida, anche Cornetto ci fornirà un bel po' di cornetti Algida per divertirci in questi momenti di divertimento e formazione. E che altro? Abbiamo i workshop, quindi nella seconda sala, perché quest'anno appunto avremo 2 sale in contemporanea, nella seconda sala ci saranno l'Instagram workshop, lo Snapchat aperitivo, il workshop Lego Serious Play e il workshop sulle nuove professioni digitali creato dalle ragazze di Work White Women. Questo perché l'abbiamo introdotto? Perché comunque abbiamo voluto creare dei momenti un po' anche più creativi, se così vogliamo dire, quindi ad esempio durante l'Instagram brunch avremo delle mood board da fotografare, avremo degli hamburger addirittura rosa e neri come i nostri colori da fotografare, lo Snapchat aperitivo anche lì abbiamo creato una parte, diciamo, di food che sarà carina da seguire con dei micro video, Lego ovviamente avremo i Lego da costruire, quindi questo sarà divertente, e in più gli speech della seconda sala, che è più
piccola saranno di 30 minuti, quindi non 20 come nella sala grande, proprio perché abbiamo voluto dare magari degli spazi un pochino più lunghi dove si può avere uno scambio maggiore tra relatore e pubblico. Quindi insomma penso di aver detto abbastanza, anzi è tutto molto inedito, nel senso che non l'abbiamo raccontato a nessuno, solo a voi, quindi bene.